Buongiorno, storyteller, amanti di cinema, teatro e narrativa. Nel video di oggi vedremo insieme come scrivere sceneggiature cinematografiche su Word. Non scrivete sceneggiature cinematografiche su Word, primo consiglio. Se lo conoscete sapete che Word è un programma fantastico per scrivere lettere, romanzi, anche curricula, ma quando si tratta di scrivere sceneggiature cinematografiche è un incubo. Non ha infatti margini preimpostate, strutture preimpostate, il programma non riconosce personaggi ricorrenti, intestazioni di scena e luoghi ricorrenti e se sbagliate le dimensioni del font o appunto i margini, la formattazione del testo, la vostra sceneggiatura, il risultato finale sembrerà poco professionale. Ma allora veniamo al punto. Cosa usano gli sceneggiatori professionisti per scrivere le proprie opere? Usano dei software pensati appositamente per questo, con automazioni, con margini e strutture preimpostate. Uno dei migliori è Celtx, di cui esiste una versione gratuita online e oggi scopriremo insieme come usarlo. Entriamo su qualunque motore di ricerca, Google per esempio, e scriviamo Celtx Online. Selezioniamo celtx.com e creiamo un account gratuito. La versione base, quindi gratuita online, ci permette di scrivere un certo numero di sceneggiature, di lavorare a un certo numero di progetti contemporaneamente. Qualora volessimo incrementare il numero di progetti e il numero di funzioni dello studio di Celtx, dovremmo passare a una versione a pagamento. Un breve inciso solo per dire che non mi sponsorizzano né mi pagano in alcun modo da Celtx per fare questo video, è semplicemente un programma che uso da anni e con il quale mi trovo molto bene. Continuiamo. Ecco che Celtx ci manda immediatamente alla prima pagina, alla pagina di intestazione della nostra sceneggiatura. Vediamo che ci sono alcuni campi preimpostati, li compiliamo, quindi inseriamo il titolo della nostra sceneggiatura, il nome dell'autore nella sezione by e specifichiamo se la nostra sceneggiatura è basata sull'idea, su un soggetto, su una storia scritta da un altro autore. Se l'autore della sceneggiatura e del soggetto coincidono, non c'è alcun bisogno di specificarlo ulteriormente. Nella sezione in basso a sinistra di copyright specifichiamo chi detiene i diritti della sceneggiatura in questione e nella sezione di contatti in basso a destra specifichiamo sempre un recapito. Quando iniziate una nuova scena, Celtx vi propone automaticamente l'intestazione di scena, che serve a indicare dove e quando si svolge l'azione. Scrivendo ext o int, Celtx capisce automaticamente che si tratta di una location e vi suggerirà il formato corretto. Premendo invio poi passerete automaticamente al blocco successivo, ovvero l'azione. Cos'è l'azione? L'azione descrive che cosa succede nella scena. Va scritta sempre al presente e deve essere chiara e visiva. Come vedete il testo viene automaticamente allineato a sinistra e senza indentazione, ovvero segue il formato standard per il blocco azione. Ecco, ricordate che la prima volta che nominate un personaggio all'interno della vostra sceneggiatura, il suo nome va scritto in maiuscolo, seguito dall'età tra parentesi e una breve descrizione fisica, che qui per motivi di tempo ometteremo, però ricordatevi di questi 3 elementi importanti quando presentate il vostro personaggio. Continuiamo. Ora inseriamo un personaggio che parla. Celtx lo riconosce come blocco personaggio e centra automaticamente il testo e lo scrive in maiuscolo. Premendo invio poi vi porterà al blocco dialogo. Qui scrivete quello che il personaggio dice. Il dialogo deve essere sempre centrato e a margini ben specifici che, come abbiamo visto, Celtx imposta automaticamente. Potete anche aggiungere una parentetica tra il nome del personaggio e la battuta, per indicare il modo in cui il personaggio proferisce quella battuta di dialogo.
Ecco che notiamo, nel momento in cui devo scrivere un'altra battuta di un personaggio che già aveva parlato prima, che Celtx riconosce il personaggio e non occorre che io lo scriva per intero, ma posso semplicemente seguire il suggerimento di Celtx e premere invio e Celtx mi scriverà automaticamente il nome del personaggio per esteso. Un piccolo avviso per chi di voi scrive sceneggiature in italiano. Celtx è un programma basato in lingua inglese e non ha l'opzione di cambiare lingua all'italiano. Questo vuol dire che le intestazioni scena saranno in inglese, i suggerimenti che Celtx fornisce sono in inglese. Chiaramente per interior tra int in italiano e in inglese non vi è alcuna differenza, ma per exterior e esterno sì. Il mio consiglio è scrivere l'intestazione di scena in inglese, perlomeno ext, e poi a mano quando rileggete la vostra sceneggiatura sostituite la X di ext con la S in modo da ottenere est. Continuiamo. Per concludere poi la scena usiamo una transizione, ovvero il modo in cui ci immaginiamo che il passaggio da una scena a quella successiva avvenga sullo schermo. Non occorre essere troppo specifici perché poi toccherà al regista e al montatore in sede di montaggio prendere questa decisione. Se ambiento una scena in uno stesso luogo che avevo già menzionato in precedenza, Celtx lo riconosce e posso semplicemente seguire il suggerimento che mi fornisce, schiacciare Enter o invio e l'intestazione di scena per esteso verrà scritta automaticamente. Notiamo che a sinistra della pagina sono comparsi alcuni numerini in corrispondenza dell'intestazione di scena e dei nostri dialoghi. Questi numeri indicano rispettivamente il numero di scena e il numero di battute all'interno di quella stessa scena. Nella versione gratuita e online di Celtx non è possibile rimuovere questi numeri, però personalmente non ne farei un dramma, dato che sono poi riferimenti molto utili quando si tratterà poi di girare il vostro film. Una volta terminata la nostra sceneggiatura avremo poi la possibilità di esportare un PDF che seguirà, che corrisponderà al layout della industry. Questo PDF poi sarà pronto per essere inviato a concorsi, sessioni di pitching o per la produzione stessa del vostro film. Come faccio ad esportare un PDF? Vado su File, seleziono l'opzione Print Download, dove c'è scritto Print the Following, mi accerto che il mio PDF includa anche la pagina di intestazione della sceneggiatura e poi seleziono Download. Quando il download sarà terminato avrò ottenuto il mio PDF pronto per essere inviato. Importante precisare che, dato che abbiamo detto che Celtx segue le impostazioni e gli standard di formattazione della industry, una pagina della nostra sceneggiatura in PDF esportata da Celtx corrisponderà grosso modo a 1 minuto di film. Altro aspetto molto interessante di Celtx è che ci permette, nella sua versione online, di collaborare con altri sceneggiatori da ogni parte del mondo, naturalmente, perché l'accesso avviene online, alla stesura della nostra sceneggiatura. Non solo alla stesura della nostra sceneggiatura, ma anche alla sua pre-produzione. Infatti Celtx ha alcune funzioni che prevedono, ad esempio, l'utilizzo di template per la stesura del budget, la ripartizione del budget stesso all'interno dei vari dipartimenti di produzione. Anche in fase di stesura della vostra sceneggiatura, Celtx poi ha delle funzioni che potrete usare, come ad esempio un beat sheet, che è una specie di lavagna virtuale nella quale potete disporre i vari beat della vostra storia per vedere anche da un punto di vista visivo come si evolvono durante la vostra narrazione. Fatemi sapere se pensate che possa essere utile un video tutorial su come usare Celtx un po' più approfondito di quello che abbiamo visto oggi e se avete
ritenuto questo video utile e interessante, lasciatemi un like e fatemi sapere nei commenti voi che software utilizzate, se utilizzate Celtics come vi trovate, e iscrivetevi al canale per altri contenuti sullo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Alla prossima, ciao!